Insomnis è un'avventura horror in prima persona, opera del team barcellonese Pat Gay, una minuscola software house composta da 2 sole persone, giunta già una prima volta sul mercato sulla piccola piattaforma Itch nel 2018 e ora tornata in pompa magna con una nuova versione migliorata che unisca l'esplorazione a una vera e propria storia. Nel gioco impersonerete il ruolo di Joe Castavé, il nipote del famoso scienziato Roman, che dopo averlo abbandonato per anni, stupisce il nipote lasciandogli in eredità tutte le sue proprietà, compresa una casa, di cui dovranno essere ovviamente svelati tutti i segreti. Sfortunatamente i reali motivi di Joe non vengono mai spiegati. Nella casa possono essere trovate varie cartoline spedite da Joe al nonno, che spiegano un po' del suo passato, ma non abbastanza per rispondere a tutte le domande. Non ci vorrà molto comunque a capire che la casa non è proprio un luogo tranquillo e vagabondando fra le varie stanze ci imbatteremo ben presto nei fantasmi di alcuni bambini, che saranno i protagonisti di alcuni jump scares. Questi momenti sono scriptati e non rappresentano alcuna reale minaccia all'investigazione e le loro apparizioni diventano prevedibili piuttosto presto. Il gioco infatti fa uso un po' troppo di questi escamotage che possono far paura la prima volta, ma non la quarta o la quinta. Nonostante però questi punti deboli possano far pensare ad un pessimo gioco, la trama funziona comunque decentemente, grazie alla buona atmosfera che spinge il giocatore a continuare. Insomnis contiene tutti gli elementi delle avventure horror in prima persona sviluppate negli ultimi anni. Cercherete per le varie stanze della casa, troverete oggetti da raccogliere o puzzle da risolvere e collezionerete anche qualche elemento collezionabile. I puzzle in sé sono abbastanza semplici, ma ce ne sono un paio che riescono ad essere interessanti. Ma in generale sono dei puzzle piuttosto standard. L'inventario è comunque piuttosto limitato e dall'uso automatico, e potremo raccogliere oggetti prima ancora di sapere come utilizzarli. I puzzle comunque seguono una struttura piuttosto rigida: svegliare il fantasma, capire cosa vuole che facciamo, ripetere con il successivo. Il gioco contempla il solo salvataggio manuale, possibile utilizzando i vari telefoni della casa, ma dal momento che non ci sono minacce, non è un vero problema. Purtroppo la casa del gioco è piuttosto piccola e così è breve anche la longevità. Una partita può infatti durare meno di 2 ore e il gioco non fornisce molti stimoli a rigiocare. Ci sono 2 finali, ma dipendono unicamente da una decisione da fare alla fine del gioco. Insomnis non è impressionante come altre produzioni indie ci hanno abituato, ma sa come giocare con l'oscurità e le poche fonti di luce, rendendo la casa più spaventosa di quanto in realtà sia. La maggior parte degli oggetti sono dettagliati con un uso sapiente del colore. Combinati insieme all'illuminazione, o meglio alla mancanza di illuminazione, aiuta ad accrescere la tensione. Discreti sono invece i modelli dei pochi personaggi. Una pessima colonna sonora può distruggere un gioco horror, ma fortunatamente questo non è il caso. Nonostante la mancanza di tracce memorabili, la colonna sonora funziona nel ricreare la giusta atmosfera, così come gli effetti sonori. Sfortunatamente quello che manca al gioco è un doppiaggio decente, dato che quello che c'è è smaccatamente amatoriale e talvolta distrugge l'atmosfera. Altalenanti i sottotitoli in italiano, con molti errori a partire dal menu. Insomnis è un piccolo progetto che riesce a creare la giusta atmosfera grazie all'audio e ad una discreta grafica, ma fallisce in parte a causa di mancanze nella sceneggiatura e da un uso un po' maldestro dei jump scares. È comunque un gioco discreto, ottimo se si considera che è fatto da 2 sole persone, ma con dei piccoli tocchi in più sarebbe potuto essere migliore.